Ciao ragazzi, bentornati su Winter Quartering, io sono James. Oggi andiamo a vedere Undaunted, Battle of Britain, nuovo capitolo della serie Undaunted. David Thompson e Trevor Benjamin con Osprey Game ci portano sui cieli della Manica. Dai che andiamo! Si vola! Andiamo subito ad analizzare il contenuto della scatola. Intanto vediamo dimensioni generose. Dentro troveremo un rulebook di 22 pagine con un esempio di gioco anche finale, uno scenario book con 11 scenari, un foglio di fustelle, 2 fogli di fustelle, 3 fogli di fustelle, 4 dadi a 10 facce, un mazzo per il giocatore alleato, un mazzo per i tedeschi. È tutta una serie di tile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beh, insomma tante tiles, più un set di mini tiles, e le tiles sono double sided perché dentro c'è il mare, e il solito insertino, e questo è quanto. Pronti per fare un match, un esempio di gioco. Abbiamo setappato il secondo scenario del nostro scenario book e qui siamo sulla Manica, e quella lì, quella è una costa, ma è la costa francese perché questa è l'operazione Dynamo, almeno questo è il tema di questa. Forse le regole di Undaunted le sappiamo tutti. Allora vediamo subito dei cambiamenti, delle differenze rispetto agli altri Undaunted. Sono andati via quei quadratoni, quelle tesseracce, qua abbiamo gli esagoni, quindi già. Poi vediamo i segnalini ragazzi, che sono un po' diversi dagli altri, sono fatti tipo a goccia, e la goccia serve a indicare il facing perché ogni unità avrà un facing. Questo andrà posizionato verso un lato dell'esagono, non verso uno spigolo, non verso un lato, come vediamo qui, e questa sarà la direzione verso cui muoveranno o eventualmente spareranno. Ci sono queste linee tratteggiate qui, questa è la direzione di fuoco. Allora vediamo solito i valori, difesa, e vabbè il numero e il nome dell'unità. Però per esempio questo qua ha molteplici direzioni di fuoco e fatalità non davanti, è dal retro perché ha la torretta dietro. Va bene, dai. Vedete, ci sono anche le ships, guarda. Beh, comunque operazione 1940, evacuazione da Dunkirk. L'RAF ha il compito di stabilire la supremazia sul canale della Manica per favorire insomma questa situazione. Vediamo lì ci sono dei tedeschi incazzati, tanto però devono far fuori affondare ste navi, e comunque ci sarà uno scontro nei cieli. Solita meccanica deck building. Queste sono le carte che potenzialmente possono entrare nel nostro mazzo. Le carte del mazzo insomma simboleggiano la vita dei nostri pezzi e quante possibilità di attivazione abbiamo. Ogni colpo che prendiamo andiamo a eliminare una carta dal mazzo. Se non ce ne sono nessuno tra scarti, mazzo e quelle che abbiamo in mano, insomma, e il segnalino è neutralizzato, e si tolgono anche le carte eventuali da riserva, quindi non può più rientrare come era in Normandy. Non abbiamo le carte Fog of War, qui abbiamo le carte Discord.
c'è tutta una meccanica del out of communication, perché tanto per simulare la parola grossa, simboleggiare questa cosa tematica, è comunque carina. Praticamente quando andiamo a giocare section communicate comms qua, una carta per i valori di iniziativa, magari questi che hanno sto simbolo del wifi, dobbiamo verificare, per esempio questa è la sezione R, che sono gli arancioni qua, dobbiamo verificare se siamo in comando, come facciamo a essere in comando. Ci deve essere almeno massimo un esagono tra un pezzo e l'altro, così siamo in comando, così non siamo più in comando, no? Perché sono due. Quando succede questo aggiungiamo un Discord al nostro mazzo, cioè un pacco, una carta pacco. Come facciamo a togliere le carte pacco? Con l'azione coordinate, però questa non la possiamo fare se non siamo in comando. Poi invece dell'opzione anchor down per togliere una carta alla mano e metterla in riserva, qui abbiamo l'opzione go dark, praticamente tagliamo le comunicazioni e possiamo farla solo con le carte section com. Ovviamente ragazzi il bicchiere come al solito purtroppo non è per la grappa, ma ci tiro i dadi. Bene, l'obiettivo del tedesco è affondare 4 navi, mentre l'obiettivo dell'inglese è neutralizzare 2 Stukas. Eccoli qua, che questi sono anche quelli che possono bombardare e buttare giù le navi. L'iniziativa a parte il tedesco, io gioco da solo, quindi per terminare l'iniziativa io faccio a caso, cioè rivelo la prima carta del mazzo. L'inglese è un 4, il tedesco un 3, quindi iniziativa all'inglese. Pesco 3 per parte perché una l'ho già giocata per l'iniziativa. Giochiamo squadro comms e andiamo a fare la nostra azione di bolster 3, quindi ci carichiamo un po' di roba e ci carichiamo un po' di sezione gialla perché vogliamo spingere forte là. Bene, poi andiamo a giocare giallo 1 ragazzi, vedete qua che sto indiano Abal Singh. Bene, allora, particolarità per gli aerei. Allora, queste non sono unità statiche, quindi quando noi li attiviamo si devono sempre muovere perché non stanno mai fermi. Quindi abbiamo il movimento che è 2, che è un'azione obbligatoria, e poi dobbiamo scegliere una di queste 2 azioni che possiamo farla prima o dopo il movimento. Le azioni sono attacco, quindi magari posso attaccare, però linea di fuoco subito e poi muovere, oppure prima muovo poi attacco. Però muovo sempre nella direzione del mio facing. Come faccio a cambiare direzione? Devo scegliere il maneuver, questo è un maneuver 2. Come funziona sto maneuver? Praticamente un punto maneuver cambia il facing di un passo. Maneuver si annuncia prima di fare il movimento, quindi annunci che farai muovi più maneuver. E si possono spendere i punti dei maneuver durante il movimento, che è sempre obbligatorio di ricordo. Quindi magari abbiamo movimento 2, maneuver 2, siamo obbligati sempre a muovere prima di un esagono e poi possiamo fare un maneuver se vogliamo. Quindi magari muovo di 1, faccio un maneuver, muovo l'altro, faccio l'altro maneuver, perché quindi ho manovrato 2, mosso 2, ok? Però potrei fare anche subito il movimento, tutti e 2, poi faccio un maneuver. Non posso mai muovere di 1 e fare maneuver 2 e poi muovere, cioè devo fare un movimento, un movimento, sempre così. Quando avremo i piloti più fighi, che sono gli assi, che avranno un asterisco qua, loro possono iniziare il movimento facendo prima un maneuver e poi muovendo, però restiamo umili perché qua questi abbiamo. Oh ragazzi, move 2 è obbligatorio, ma non siamo obbligati a muovere di 2, basta che muoviamo, possiamo fare move 1. Un movimento, un maneuver, un altro movimento, un altro maneuver. Bene, poi andiamo ad attivare Defiant 2. Lui ha maneuver 1 e move 2, facciamo sempre il maneuver, prima il movimento 1, 2, no anzi lo lasciamo così perché lui è una linea di fuoco in diagonale, quindi vai col tedesco. Oh, subito un bel squadro cons, facciamo bolster perché ci sono gli Stukas. Quindi prendiamo i Messerschmitt rispetto agli Hurricane, sono un po' più forti a muoversi, muovono 3, manovrano 2. Quindi boh, dai, iniziamo con questo. 1, 2, portiamo un po' avanti così e lo lasciamo in comando. Poi abbiamo anche giallo 2, devo fare 1, 2, 3, 4, ok. Round 2. Iniziativa, iniziativa dell'inglese, vedete abbiamo iniziato per questo, siamo in comando, se non eravamo in comando ci prendevamo una carta Discord. Farà un coordinate qui, coordinate, beh, intanto siamo in comando e possiamo paccare una carta Discord, proprio la eliminiamo dal gioco. Poi giochiamo un section comms 2 e ci prendiamo un po' di gente, dai. Ricordo che abbiamo fatto il coordinate, sta roba di messaggino qua, significa che se non eravamo in comando
non potevamo proprio eseguire l'azione, mentre le altre la possiamo sempre eseguire, però ci prendiamo una carta Discord o una carta pacco. Signor tedesco. Boh, manovriamo Statro Messerschmitt, l'R1, faremo 1, 2, 3 e lo giriamo. Poi cominciamo a muovere uno Stuka. Questi qua si muovono di 1, manovrano di 1, insomma sono un po' lenti. Teniamo l'azione bombing, perché noi quando saremo sopra una nave, un altro bersaglio, insomma a terra, possiamo tentare di attaccarlo. 1 e poi di qua. Buon turno 2 fatto, come vedete i primi turni sono di manovra. Iniziativa, poi abbiamo Discord, però siccome che è dell'alleato, la tiene l'alleato. Vediamo un po' come si attacca qua. Quindi abbiamo il nostro Hurricane 2 qua e diciamo che facciamo l'azione di attacco, però muoviamo prima, facciamo 1, 2, muoviamo prima perché così siamo più vicini al bersaglio e abbiamo più opportunità di colpirlo. Come vedete l'azione, la direzione di sparo è davanti e per colpire, anzi dobbiamo tirare 2 dadi. Ragazzi, vedete 2 dadi. Il 3 significa che se lo attaccavamo dal retro, tipo il retro di un aereo, sono questi 3 esagoni. Tiriamo 2 dadi, dobbiamo fare l'armor del Messerschmitt che è 5 più gli esagoni che ci separano da lui, cioè siamo a un esagono di distanza, quindi dobbiamo tirare un 6 o più. Altre cose che possono modificare il tiro e renderlo più difficile ci sono altri aerei, sia amici che nemici, nella direzione di sparo che si frappongono o addirittura nello stesso esagono. Niente, abbiamo fatto cilecca. Tacca tacca tacca, niente. Facciamo adesso l'R1 che è il suo amico e questo qui farà muovi 1, una manovrina così. Ultima carta, abbiamo il nostro Defiant 1 e lui farà 1, 2 e va bene così. Vediamo i crocchi come rispondono. Cominciano con K2 qua, che è lui. Fanno movimento e manovra 1. Poi abbiamo, farà movimento 1, manovra 1, 2, 3 e manovra di nuovo. Poi abbiamo la sezione RR qua, che farà un bolster e penso che prenderà di entrambi. Sono in comando, quindi siamo a posto. Ovviamente deck building, quando finiscono le carte si rimescolano, ragazzi, ma penso lo conoscete meglio di me, davanti anche. Quindi iniziativa, qua la prende il tedesco e è in comando, quindi niente carta pacco. Una mano di Stuka. Diciamo che con lo Stuka 2 ci avviciniamo pericolosamente a sta ship qua. Movimento 1, che così è obbligatorio, potremo fare manovra. Altra carta Stuka 1, facciamo 1 e basta. Vediamo gli Hurricane qua. Allora, Abdul qua fa 1, 2, Verdino 1, quindi fa muovi 1, manovra, muovi 2. E poi abbiamo il suo amico che invece fa 1, manovra, muovi 2. Poi altro turn, prende l'alleato. Diciamo che facciamo questa, facciamo un bel bolster per prendere robe per attivare loro che... Tanto però volevo dire spiegare stazione guide. Guide praticamente ci consente di muovere di 1 e manovrare di 1. Poi abbiamo un bel pacco, quindi questo non ci facciamo niente, però abbiamo anche The Final One, che è il nostro amicone qui. Potrebbe fare muovi e spara. Quindi farà muovi, sta qua, e poi spara allo Stuka, perché ha la linea di fuoco, vedete che ha tutte fuori che davanti, insomma. Quindi per prendere lo Stuka, che ha una difesa 6, più 1, perché siamo a 1 di distanza, ci serve un 7. Però questi qua non sono forti a sparare, perché tirano un dado solo. Colpo, tac, 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 tac. Niente, 5. Vediamo qua subito il Deutsch, vai croccone. Allora, Stuka 1, che è quello lì, farà muove, perché è ovviamente obbligatorio, e poi farà bombing con 3 dadi, perché va sopra la nave, quindi fa così e sgancia. Allora, per affondarli dobbiamo fare un 8 in più, perché la nave ha una corazza di 8, c'è scritto proprio sulla tessera. Niente, cavolo, in acqua, plof. Sarebbe bello pescare ancora Stuka 1, un Command 2, che così, vedete signori, abbiamo pescato uno Stuka 1, che quindi adesso attaccherà. Facciamo l'attacco prima del movimento, quindi proviamo a fondare sta nave. Abbiamo fatto un 8 e un 10, 0 e 10 ragazzi.
e quindi questa qua ce ne va, sentite che effetti sonori anche che abbiamo, quindi dobbiamo farne fuori 4, e poi siamo obbligati a muovere. Stucca muovono di 1 e quindi ci muoviamo nella direzione dove abbiamo il facing per forza. Proviamo qua con Y2, quindi muoviamo e attacchiamo, direi. Allora, facciamo attacchiamo con 2 dadi, un Messerschmitt contro un Hurricane, abbiamo fatto 4, ci serviva un 6, e poi con questa qua prendiamo un po' di dai, altro turn. Iniziativa sempre dell'alleato, quindi muoviamo e manovriamo. Poi guardate cosa facciamo l'azione Inspire. Adesso siamo in command, quindi possiamo rigiocare Y2, Y2 qua, e gli facciamo fare movimento e attacco. Adesso ci servono 6 come l'armatura degli Stuka. Sì che lo prendiamo, un colpo. Oh ragazzi, anche se facciamo 1000 colpi con i dadi, cioè passa un colpo a testa, è solo più dadi significano più possibilità di colpire, ma è un colpo. L'amico tedesco guarderà se ha la carta di Stuka 1 in mano, non ce l'ha, quindi passi rassegna gli scarti, ovviamente sì, quindi la pacca via, addio. Bene, ultima card, abbiamo Hurricane 2, eccolo qua, cosa farà mai? 1 e poi tac 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 tac. Colpito. Qua sì, in mano il tedesco ha un Hurricane 2, quindi anche questa paccata via. Bene, il tedesco ha un utile pacco in mano che non fa niente, poi ha R1. R1 è qui, quindi farà attacco e poi si muove. Al 5 si e colpisce. Allora bisogna trovare l'R2, la mano l'ha già giocata, quindi gli scarti, e quindi questa via. Poi bisogna muovere. Va bene, a turn, iniziativa, sempre l'alleato. Yellow 2, ci fanno lo sgun away, chiamali bene. Che è qua. Allora lui dirà attacco, quindi attacca lo Stuka e poi si muove. Colpisce negli scarti. Ai, è molto pericolosa sta roba. Poi cosa c'è? C'è sempre a mill qua, move e maneuver. Poi abbiamo Defiant One è qui lui farà sparo allo Stuka e poi si muove. Matura 6, niente. Orange One qua, Orange One, muove 1, maneuver 1, movimento 2, manovra 2 e si porta in coda. Vedete, sono molto manovrabili i Messerschmitt rispetto agli altri pacchi e gli inglesi. Poi abbiamo qua Yellow One che è qui, quindi lui farà muove, attacca con 2 dadi e lo fa e se ne va. Iniziativa è sempre del coso e però è fuori comando, vedete? Fuori comando perché sono così e perché ci siamo allontanati incautamente, ma dovevamo, e quindi ci prendiamo la carta Discord, gli scarti. Allora attiviamo subito R1 qua che risponde al fuoco del suo amico, quindi 2 dadi al 5, quindi scarti a mano non ce l'ha, controlliamo il mazzo, eccola qua. Poi c'è il suo compagno di meringue qua, 1 per forza, 2, vabbè andiamo distante ma cerchiamo di prendere sto Stuka. Allora per prendere sto Stuka abbiamo 1 di distanza, quindi 6 più 1 7, più c'è sto stupido di nostro amico Amilco, quindi 8, abbiamo 2 dadi all'8, non è così facile, e infatti. Poi abbiamo Section Cons ovviamente, che dovevamo giocarla prima perché siamo stati dei babbei, e con questa vabbè invece perdiamo un altro pacco perché siamo stati babbei, però rimpocchiamo anche un po' di gente. Vediamo qui il nostro amico Deutsch. Vediamo che è riuscito ad andare in coda qui a un Hurricane. Spariamo, però dato che siamo in coda, ragazzi, siamo dietro, tiriamo 3 dadi, non facciamo move, perché se noi andassimo dentro non saremo più in coda, quindi è meglio stare qua per tirare un dado in più, anche se abbiamo uno in più per il risultato. Quindi 3 dadi al 7, ragazzi.
Oh, 210. Amil, dov'è Amil qua? No, non è Amil, è un altro questo, è George Humphreys. Ciao George, è stato un piacere. Non mi ricordo se avevo già mosso. Sì, forse sì, o forse no. Boh, non mi ricordo ragazzi, perdonatemi. Poi facciamo di nuovo, facciamo section comms per fare inspire. Quindi riusiamo il nostro amico qua, siamo in comando e spariamo di nuovo. E poi dobbiamo muovere. Quindi 3 dadi. Pum! Ok, il 7 l'abbiamo preso. Eccolo qua. E l'ultima carta. 1, 3 di movimento e poi attacco. Però vabbè, 2 dadi al 6. E colpiamo. Tacca, 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 tacca. Eccolo qua. Stai buono, anche tu. Bene, iniziativa. Turn. Oh, disco. Sempre gli alleati là. Non ce l'ha. Allora, vorrei far notare che intanto qua abbiamo Defiant One. Lo attiviamo e facciamo attacco. Che lui spara in diagonale così. Un dado che è scarso al 6. È scarso, ho fatto 3. Poi adesso sì che c'è il nostro amico Amil qua, che lui è forte. Allora lui deve fare muovere e manovrare, quindi farà un manovra. Ragazzi, se per qualsiasi motivo bisogna andare fuori mappa, invece di muoversi fuori mappa si fa un maneuver e si prende una carta Discord. Noi però noi facciamo 1, abbiamo possibilità di manovrare, 2, manovriamo ancora, guarda che forte che è Amil qua. Poi abbiamo White Yellow 2, questo qua che è stato pluritraforato. Attacco e poi ci togliamo dalle dal stucazzo. Pum! L'ha preso. Dov'è? Negli scarti. Bei colpi questi, eh? E poi dobbiamo andare via. Bene, abbiamo un turno di Messerschmitt qua. Allora, direi che R1 ma poi niente. Stiamo là e mettiamo la difesa. E attacchiamo lui perché 3 dadi al 6. Attenzione. Pum! Certo che l'abbiamo comprato, colpito questo nostro amico George. Eccolo qua. Ciao George. Bene. Poi abbiamo R2 qua. Victor During con la umlaut. Cosa possiamo fare? Bisogna proteggersi stucchi, ragazzi. C'è poco da fare. Dobbiamo fare muovi, manovra e muovi. E tra l'altro abbiamo ancora lui. E cosa facciamo? Va bene, andiamo qua sopra. Abbiamo 2 dadi al 5, se no facciamo secco. Sì, quindi quello dovrebbe essere Amil. Ah no, Amil ha un sacco di carte. Vabbè, è andata così. Iniziativa. Quindi dai, alla fine i tedeschi hanno fondato 3 navi, però poi hanno perso gli Stuka e quindi ciao. Man of the match, diciamo, il nostro amico Amil, super intraprendente qua. Poi ci sono vari altri scenari, sono contraerei, palloni aerostatici, nebbia, cioè un po' di tutto, altri aerei anche. Questo è Andante, Battle of Britain, e quindi non è che ci sia più tanto altro da dire. Io sono James, questo è Winter Quartering, fatti bravi, statemi bene, se no vi arriva Amil qua, vedete qua in copertina com'è questo sguardo audace e fiero, vi arriva a trovare, insomma, poi non si sa cosa combina sopra casa vostra, eccolo qui. Con questo ci salutiamo, notte, fate i bravi, ciao!